Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare di mudra, ovvero del potere connesso al gesto delle mani. Mi chiamo Fabio Farello e mi occupo di medicina naturale. Aiuto i miei pazienti a migliorare o recuperare la propria salute attraverso sistemi di cura non invasivi. Un mudra è una postura della mano che in vari contesti culturali è usato per ottenere effetti sul piano fisico, emotivo o spirituale. Come si può leggere un mudra? Beh, certamente il livello più basico della lettura di un mudra è di stabilirne codice o linguaggio, ma un mudra può essere letto anche a livello simbolico, come una tecnica di concentrazione mentale. Un mudra può esaltare una funzione biologica, può essere connesso a effetti di tipo elettromagnetico, ma il sistema più coerente per descrivere gli effetti di un mudra è ricorrere ai meridiani di agopuntura tradizionale cinese. Questo che vedete sulla slide è l'esempio di un codice o linguaggio. Ogni postura della mano rappresenta una lettera dell'alfabeto, per cui usando le mani posso comunicare come attraverso il linguaggio parlato. I mudra sono usati anche nella danza indiana. Essi sono utilizzati anche nello yoga. Li osserviamo all'interno dei sistemi religiosi. Questo che vedete sulla slide è il mudra della benedizione. E nella medicina tradizionale cinese i mudra possono essere parte della prescrizione terapeutica. Un mudra correttamente selezionato può favorire il progresso della terapia. In relazione ai mudra occorre sottolineare che lo sviluppo umano coincide con un avanzamento straordinario della mano e della manualità. Dal primate di derivazione al Homo sapiens sapiens si osserva un incremento straordinario della massa cerebrale. Si passa da un 500 cm3 a un 1400 del sapiens sapiens. Durante questa espansione della massa cerebrale, non tutte le parti del corpo sono ugualmente rappresentate. Questo è l'omuncolo che descrive come nel cervello sono presenti sinapsi riguardo al corpo, e vedete che la massa rappresentante la mano è maggiore che il resto di tutto il corpo. Dunque la mano è importante nel sistema nervoso centrale umano, motivo per il quale siamo denominati esseri umani. Un mudra può essere decodificato anche secondo i meridiani di agopuntura, e questa decodifica è certamente quella che offre le soddisfazioni migliori nel comprendere e correttamente applicare un mudra. Definiamo innanzitutto che cos'è un meridiano. È una strada di tessuto connettivale connesso a organi e funzioni. Si tratta di luoghi che, se stimolati, agevolmente facilitano certe funzioni biologiche o la funzione di organi specifici. L'agopuntura rappresenta il sistema culturale medico che meglio ha descritto i legami tra zonite cutaneo e funzione biologica. Tuttavia, non è noto un sistema medico culturale antico che non abbia fatto altrettanto. Sulle mani e piedi i meridiani invertono la loro polarizzazione in yang. Infatti i punti sulle mani e sui piedi sono altamente significativi per la stimolazione. Questo è il mudra del respiro adottato nello yoga. Si congiunge il pollice con l'indice. Ora, se andiamo a vedere il meridiano del polmone che termina sul pollice e il meridiano dell'intestino grasso che inizia sull'indice, il mudra del respiro va a connettere insieme polmone e intestino grasso. Ebbene, nella tradizione cinese questi due meridiani fanno capo a funzioni che tutte sono allocate nella fase evolutivo metallo. Questo rappresenta di per sé già un sistema di compensazione e regolazione.
Tuttavia possiamo osservare come il polmone ha la funzione di internalizzare la parte più sottile dell'energia, ovvero l'aria, e l'intestino grasso ha la funzione di esternalizzare la parte più solida del bolo non assimilabile. Si tratta di un gioco armonico tra funzioni biologiche tra loro complementari. Congiungere l'intestino grasso a polmone consente a colui che pratica il pranayama di meglio praticare. Arriviamo al mudra della benedizione, il cui contatto tra meridiani è rappresentato dal punto di cuore e punto di triplice riscaldatore. Il punto di cuore 9, lo vediamo qui sulla slide, ed ecco il punto di triplice riscaldatore 1 sempre sulla slide. Questo punto di contatto è una bella benedizione, tradotta che tu possa provare gioia e la coerenza di tutte le secrezioni endocrine. Un mudra straordinariamente potente. Talvolta i mudra si adottano senza saperlo, sono denominati mudra inconsapevoli. Anch'essi possono essere decodificati col sistema dei meridiani. I mudra inconsapevoli sono parte del linguaggio. Noi parliamo anche con le mani e la forma di comunicazione che attraversa le mani è straordinariamente potente e diretta. Il mudra più importante di tutti è il mudra del saluto, che connette tutti i meridiani della mano tra due esseri umani. Oltre a rappresentare il saluto, questo mudra è anche un segno di pace. Bene, siamo arrivati alla fine del video di oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto, soprattutto biffate la campanella che vi consentirà di essere avvertiti riguardo la pubblicazione di nuovi video. Spero di vedervi presto ancora, arrivederci!